Benvenuti alla serie di podcast realizzati nell'ambito del progetto Star Grow, cofinanziato dal programma Single Market Program della Commissione Europea. Buongiorno e benvenuti alla serie di podcast realizzati nell'ambito del progetto Star Growth, cofinanziato dal programma Single Market Program della Commissione Europea. Sono Federico Mazzara di IRSEI ETS e oggi con Andrea Martello di BMC Italia parleremo del ruolo delle certificazioni nel turismo rurale. Andrea, grazie mille per aver accettato il nostro invito. Introducici un po' al mondo BMC Italia che abbiamo avuto l'onore di scoprire. Insomma, avete un expertise abbastanza vasto, no? Grazie. Nel ruolo delle certificazioni. Sì, dai, piuttosto. Grazie Federico. Sì, BMC Italia è la sede italiana di un organismo di certificazione di sistemi di gestione principalmente. Facciamo certificazione di sistema di gestione, quindi norme ISO come ISO 14000, ISO 9001, quindi standard di certificazione di sistema di gestione. Poi rilasciamo certificazioni anche in ambito di catene di custodia della sostenibilità, quindi certificazione di prodotti forestali, di prodotti provenienti da piantagioni sostenibili, ed è un pochino questa la nostra attività che facciamo a livello italiano. Dicevo, BMC Italia è la sede italiana di un organismo di certificazione internazionale perché il nostro gruppo ha sedi in diversi paesi europei e poi operiamo ovviamente in tutto il territorio europeo e anche extraeuropeo. Mhm. Quali sono le certificazioni più riconosciute nel settore turistico? Guarda, nel settore turistico c'è una sempre riconosciuta certificazione che ho citato poco fa, che è la ISO 14001, sistemi di gestione ambientale, che è assolutamente adattabile al settore turistico, come è adattabile ad ogni tipologia di settore. Se vogliamo entrare nel settore turistico nello specifico, ci sono diverse certificazioni, alcune di carattere privato, ce ne sono diverse in realtà, sono veramente innumerevoli. Devo dire che rimanendo nel mondo ISO, che è l'International Standard Organization, quindi un mondo normativo, il mondo normativo per eccellenza, no, dei sistemi di gestione, oggi da qualche tempo, da qualche anno è stata pubblicata questa nuova norma che si chiama ISO 21401, Ok. che è proprio sistemi per la gestione per la sostenibilità delle strutture ricettive. Quindi parliamo di Ah, sostenibilità intesa come ambiente, intesa come responsabilità sociale. recente come introduzione, no? È una norma piuttosto recente, a differenza Ok. di una ISO 14000 che si perde veramente nei decenni scorsi. Questa è una norma di recente produzione, sì, sì, assolutamente. Ok, ok. Quali sono brevemente le caratteristiche e i vantaggi principali di quelle elencate, quelle che hai elencato? Sì, 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 sì. Guarda, sono norme di sistema di gestione che derivano proprio dal mondo ISO, quindi hanno un taglio, un taglio piuttosto simile. E come tutti gli standard di sistema di gestione ISO, anche queste due norme hanno un taglio assolutamente simile, seppur ovviamente diverso, perché la ISO 14001 è uno standard ambientale di certificazione ambientale piuttosto generico, generale, più che generico generale, quindi riguarda non soltanto il settore turistico, bensì anche altri settori, mentre la 21401 è uno standard specifico. Ti potrei dire che approccio sistematico, modello PDCA che sta per Plan Do Check Act, flessibilità, quindi capacità di applicarsi e di adattarsi alle organizzazioni di qualsiasi forma, dimensione, orientamento per i processi, sono fondamentalmente alcuni degli aspetti principali, alcune delle caratteristiche principali di queste certificazioni. Queste certificazioni ovviamente portano a dei grandi vantaggi per le organizzazioni, cioè al di là diciamo così, del valore che ha la certificazione in se stessa, quindi per l'ottenimento di un certificato che dà ovviamente una gratificazione all'azienda, una maggior visibilità sul mercato per l'obiettivo raggiunto, le certificazioni sia 14001 che 21401, 21401 sono certificazioni che portano anche a vantaggi maggiormente tangibili come il miglioramento delle prestazioni ambientali, maggiore efficienza operativa.
un ottimo supporto anche alla conformità legislativa a cui l'organizzazione si deve attenere, vantaggi competitivi nei confronti del mercato, buona capacità di gestione del rischio. Insomma, sono tanti vantaggi che effettivamente queste certificazioni possono portare all'organizzazione del settore turistico che intende conseguirla. Mhm. Tendenzialmente chi si rivolge a voi ha già le idee chiare su quale certificazione vuole ottenere, oppure in qualche modo si fa uno screening iniziale per capire Sì. cosa possa funzionare in quella determinata realtà? Sì, sì, normalmente l'azienda che si rivolge a noi ha già le idee chiare, perché ha già fatto un processo di valutazione preliminare. Prima di chiamare l'organismo che viene a certificare, avrà preso una decisione su qual è lo standard che vuole applicare, e probabilmente lo avrà già applicato, perché se noi interveniamo vuol dire che lo standard è stato implementato, no, nell'azienda. Ok. Capita che l'azienda mi dica: noi vorremmo una certificazione ambientale perché abbiamo degli interessi nel volerla ottenere nei confronti del mercato, e ci chiedono sicuramente dei consigli. Cosa possiamo dire alle aziende? Beh, alle aziende diciamo: non possiamo essere noi a scegliere per voi, siete voi a dover fare una scelta consapevole, e per fare questo dovete intraprendere alcuni passaggi, alcune considerazioni che credo che ogni azienda debba necessariamente fare prima di buttarsi, no, in questo progetto di certificazione. Innanzitutto deve fare una sorta di analisi interna, no? Quindi iniziare a valutare quali sono le proprie pratiche di sostenibilità. Ogni azienda nel settore turistico, indipendentemente che abbia o meno una certificazione, ha delle pratiche di sostenibilità, no? Mhm. Più o meno Mhm. progredite, ma fa una valutazione dello stato di fatto. A che punto siamo adesso? Cosa stiamo facendo in termini di sostenibilità ambientale, in termini di sostenibilità in senso ampio? Identificare i propri punti di forza, quali Mhm. sono i punti in cui loro si sentono e hanno evidente dimostrazione di essere forti, invece quali possono essere delle aree che hanno bisogno di miglioramento. Mhm. Considerare le proprie disponibilità in termini di risorse, in termini finanziari, in termini umani, in termini di tempo, perché la certificazione comunque è un impegno di risorse in qualche modo, piccolo o grande, dipende dalla struttura dell'organizzazione, ma sicuramente c'è. Stabilire quali sono i loro obiettivi. Il secondo passaggio fondamentale è stabilire quelli che sono gli obiettivi dell'azienda. Perché stiamo intraprendendo e vogliamo intraprendere un percorso di sostenibilità, un percorso di certificazione di sostenibilità ambientale? Mhm. Qual è la nostra strategia che ci porta a avere bisogno di questa certificazione, di intraprendere questo percorso di certificazione ambientale? Capire qual Mhm. è il mercato, qual è il target che ha l'azienda stessa, le aspettative che hanno i clienti in termini di sostenibilità, no? Dipende molto anche dal mercato a cui ci rivolgiamo, la sensibilità nei confronti della sostenibilità ambientale. Quindi è una scelta che Mhm. viene fatta anche in funzione della richiesta dei propri clienti. Se si Certo, vogliono chiaro. considerare mercati geografici, quali sono i mercati geografici? E poi, perché dico mercati geografici? Perché ovviamente lo sappiamo, ci sono clientele provenienti da alcune parti del mondo che saranno più, diciamo così, sensibili al tema dell'ambiente piuttosto che non ad altre, evidentemente. Chiaro, chiaro, E insomma, poi chiarissimo. una serie di valutazioni di quali sono le certificazioni disponibili, quindi c'è questa ISO 14000, la ISO 21401, altre certificazioni private, qual è la più adatta a me, alle mie caratteristiche, insomma, fare una valutazione di questo tipo. E poi, Mhm. senz'altro, molto molto importante, a mio modo di vedere, è anche quello di affidarsi in questo processo decisionale a degli esperti, che possono Mhm. essere senz'altro organismi di certificazione come i BMCI, ma che Mhm. possono essere anche esperti professionisti che coadiuvano, aiutano, sostengono le aziende nel processo di implementazione di questi sistemi di gestione, che possono essere molto molto utili non soltanto nel processo di implementazione, come dicevamo, ma anche nel processo decisionale. Altrettanto importante, mi verrebbe da dire, poi anche valutare se esistono dei feedback da parte anche di aziende similari, quindi aziende che hanno già avuto Mhm. Mhm. esperienza in un iter certificativo di questo tipo, Mhm. riuscire ad avere le opinioni, le esperienze vissute da queste organizzazioni può aiutare chiaramente in una scelta consapevole, no, di quale Certo, standard può essere certo. ideale per loro. Sì. Abbastanza esaustiva, Andrea, sotto il punto di vista anche della pianificazione strategica a livello aziendale. Invece, per quanto riguarda proprio l'iter burocratico tecnico per l'ottenimento della certificazione ambientale, quali sono gli step?
Sì, questi sono step abbastanza standard. Diciamo che una volta che l'azienda ha preso la scelta verso quale standard si vuole orientare, senz'altro c'è Mhm, un primo processo, una parte iniziale che è l'implementazione del sistema. Fondamentalmente, per essere chiari, prendere la norma che si è scelto, una ISO 14000 piuttosto mhm, che non una ISO 21401, e mhm, comprenderla e una volta che si è compresa iniziare a seguire quelli che sono i requisiti di questi standard, facendo che cosa? Implementando un sistema di gestione all'interno della propria azienda. Quindi, mhm, primo passaggio è scegliere qual è ovviamente lo standard che si intende adottare, valutare, fare una sorta di analisi iniziale sulla propria struttura, valutare qual è l'impatto ambientale e le pratiche dell'organizzazione, quindi in funzione di quella che è la mia essenza, quello che facciamo, quello che siamo, stabilire qual è un impatto ambientale che determina la nostra azienda. Va da sé che un'azienda nel settore petrolchimico sia più impattante di un'azienda di servizi di consulenza, no? Dal punto di vista mhm, ambientale. mhm. Certo, Valutare chiaro. qual è, fare un'analisi iniziale di quello che è l'impatto ambientale. Mhm, Definire obiettivi, impegni per migliorare le prestazioni ambientali, partendo dal punto di partenza, quindi dallo stato dell'arte dell'organizzazione, e poi iniziare a implementare un sistema di gestione ambientale, definire ruoli e responsabilità all'interno dell'azienda stessa, creare procedure, istruzioni, formare il personale, documentare questo sistema finalizzato al miglioramento delle performance ambientali. Fatto questo, si fa un audit interno, quindi è un po' un punto di controllo importante, no, di ogni sistema, quello di dire ok, ci fermiamo un attimo, abbiamo lavorato, abbiamo implementato dei processi nuovi, delle nuove procedure, ci fermiamo, facciamo un audit interno, quindi facciamo una valutazione interna del punto a cui siamo arrivati mhm. e se c'è qualche cosa che l'azienda ritiene ed emerge da questo audit interno che non è stato conseguito come avrebbe dovuto essere, si attivano quelle azioni volte a correggere i problemi riscontrati e poi si chiede all'ente di certificazione all'ente di certificazione l'audit di certificazione. A questo punto arriva un ente Ok. accreditato che fa il suo audit di certificazione per valutare la conformità allo standard e da lì inizia il percorso di certificazione, perché una volta fatto l'audit, immaginiamoci, supponiamo, speriamo, esito positivo, si rilascia un certificato e da lì in poi ogni anno l'organismo torna in azienda, l'organismo di certificazione torna in azienda per valutare se il sistema continua a funzionare correttamente e si sta migliorando, quindi se le performance ambientali che si stanno ottenendo sono in costante miglioramento, che poi è un po' la filosofia delle norme di sistema di gestione. Mhm, chiarissimo. Quali possono essere invece i costi, le sfide, se vogliamo anche i colli di bottiglia associate all'ottenimento della certificazione? Sì, non è facile stimare i costi, ovviamente. Non è facile perché, Ok, non perché non li vogliamo dire, ma perché è impossibile da dirlo, dipende dall'attività che svolge l'azienda, l'organizzazione che si vuole certificare, dalla dimensione, dai volumi, da quanto è grande. Un'azienda con 150.000 dipendenti non potrà pagare tanto quanto un'azienda da 12 dipendenti, no? Chiaramente stiamo parlando di certo, due unità di misura profondamente diverse. chiaro. I costi che vanno presi in considerazione durante l'inizio di un percorso di certificazione sono senz'altro non solo il costo vivo dell'organismo di certificazione, cioè il nostro, per capirci, o dei nostri altri competitor che vengono in azienda, fanno un'attività ed ha un costo. Questo è un costo Mhm, che impatta senz'altro sulla economia, no? mhm, mhm. Un processo di implementazione di uno standard di certificazione ambientale, ma non è l'unico, bisogna considerare altri aspetti. L'aspetto principale è il costo del tempo che l'azienda deve mettere a disposizione, ovviamente, per implementare un sistema. Mhm, Per implementare un sistema si deve prendere una norma, bisogna mhm. leggerla, capirla, implementarla e delle persone all'interno dell'azienda, ragionevolmente quasi tutte, devono lavorare in qualche modo per implementare In un quella sistema. Quindi direzione. questo chiaramente distogliendo delle risorse, almeno parzialmente, no? Da quelle che Mhm, sono le tasche quotidiane, chiaro che ci possono essere delle conseguenze, ci sono delle conseguenze in termini di costi. Poi ci sono mhm. dei costi legati ad esempio, alla consulenza, no? Molte aziende decidono di rivolgersi ad un esperto, ad un professionista che con la sua competenza, la sua esperienza, supporti le aziende nell'implementazione di questo sistema. Quindi sono figure consulenziali di professionisti che ovviamente hanno un costo.
Lo stesso costo può avere, ad esempio, la formazione del personale. All'interno di un sistema di gestione non si può prescindere dalla consapevolezza e dalla competenza delle persone che lavorano all'interno dell'organizzazione, anch'esse al fine di far conseguire i risultati che il sistema di gestione si prefigge. Per fare questo devono essere persone istruite, formate, e anche questo evidentemente ha un costo. Quindi esistono una serie di costi che devono essere sostenuti, che in realtà detta così può sembrare un po' spaventare, no? Io mi sento di dire che non sono costi irragionevoli, ovviamente, però sono tutti costi che le organizzazioni devono considerare. Quando una certificazione intraprende, quando, scusate, un'azienda intraprende una scelta di certificazione, deve tenere in considerazione anche una serie di sfide a cui sta andando incontro, evidentemente. Lo dicevo prima, l'impegno di tempo. Una norma non si implementa in un'azienda da sola, c'è bisogno di qualcuno che lo faccia, e quel qualcuno normalmente è l'organizzazione nel suo completo, quindi nel suo complesso. Quindi le persone dovranno lavorare, impegnare del tempo per implementare un sistema di gestione a sfondo ambientale, come qualsiasi altro sistema di gestione. E si incontreranno delle difficoltà nel far questo, no? La mia esperienza personale è quella di vedere che molte aziende partono con buon piglio, con buona intraprendenza, ma poi trovano delle resistenze al cambiamento al loro interno, no? L'operatore che dice: ma io ho sempre fatto così, cioè mi state facendo fare, ma no, si fa così, non come dite voi adesso. Che non vuol dire che sia sbagliato, ma che vuol dire che si pone un blocco mentale, molte persone si pongono un blocco mentale che poi è una difficoltà per l'azienda da superare. Quindi va messa un pochino in conto. Complessità documentale, perché in realtà purtroppo i sistemi di gestione un po' di carta, anche se con l'evoluzione della normativa in materia di sistema di gestione, la carta, la famosa carta tipica della burocrazia italiana e globale, si sta cercando di ridurre, ma ancora un po' di struttura documentale esiste, va mantenuta, e quindi quello può essere senz'altro quantomeno impegnativo. La conformità normativa, ecco, questo è importante. In una certificazione ambientale, la conformità normativa alla regolamentazione ambientale è ha un forte impatto, no? Potete immaginare, immagino tutti, che non si potrà mai ottenere una certificazione ISO 14000 o ISO 20401 se non si ha una piena rispondenza alla normativa legale applicabile in quel settore. Questo è uno sforzo molto spesso notevole per le aziende, no? Perché chiaramente bisogna essere certi di essere al 100% rispondenti ad una normativa ambientale che nel nostro paese è particolarmente stringente, no? La conosciamo. E poi ovviamente bisogna pensare che le aziende, anche la più grande, anche la più strutturata, ha comunque delle risorse limitate, e quindi intraprendere un percorso di certificazione è un impegno, non è, come dicevo prima, un impegno così tanto gravoso, ma va valutato attentamente comunque dall'azienda, e chiaramente bisogna cercare sempre di mantenere questo bilanciamento tra gli investimenti nella certificazione con altre priorità aziendali che ovviamente ci sono. Ecco, mi verrebbe da dire questo, no? Sì, chiaro. Immagino che chiaramente, insomma, poi gli sforzi profusi ripaghino anche in termini di reputazione e promozione del brand, no? Dell'azienda, insomma, che quindi è un prezioso strumento anche di, se vogliamo, di marketing e di promozione dell'azienda stessa. Sì, Federico, assolutamente. Anzi, non ti nascondo che nella maggioranza dei casi le aziende si rivolgono a noi per ottenere una certificazione con questa come prima finalità. Poi nel tempo scoprono che questi standard non soltanto ci danno una immagine valorizzata, ma sono utili anche per tante altre cose, quindi per migliorare i nostri processi, per ridurre il rischio di diciamo avere dei costi conseguenti alla una sbagliata applicazione dei processi ambientali, no? Molto spesso le aziende non pensano a questo, ma molto spesso sbagliando un processo, e quindi in qualche modo avendo un impatto superiore nei confronti, maggiore nei confronti dell'ambiente, molto spesso hanno anche una grandissima dispersione di soldi,
no, di costi che potrebbero evitarsi. Questo è il vero vantaggio in realtà che secondo me ha l'imprenditore della certificazione di carattere ambientale. Ma come stavo dicendo, normalmente un'azienda vuole ottenere un vantaggio, no? Veramente di immagine commerciale, almeno in fase di partenza. Mhm. Esiste chiaramente tutto quello che sono i vantaggi di ottenere anche da questo punto di vista una certificazione di caratteristiche ambientali. Innanzitutto sono tutte certificazioni che rilasciano poi un bollino, un marchietto, no? Qualcosa che ci si può spendere nella letteratura aziendale, nelle comunicazioni internet e via dicendo. Mhm. Nelle relazioni pubbliche, chiaramente, ci sono alcuni contesti, mi viene in mente in particolare nel settore turistico, dove Mhm. in termini di relazioni pubbliche con i clienti, con i potenziali utenti, con le istituzioni locali, con i comuni, con le regioni, no? Stabilire e dimostrare che siamo un'azienda virtuosa da questo punto di vista ci fa ottenere sicuramente una grande visibilità, no? Da un punto di vista proprio di impatto Mhm. mediatico. Nel settore turistico si possono anche, a me stanno venendo in mente alcuni esempi, no? Per cui vi dico queste cose, anche una differenziazione Sì. di mercato, per diventare un'organizzazione ricettiva virtuosa in termini di sostenibilità ambientale. L'opinione pubblica è Mhm. sempre sensibile, sempre maggiormente sensibile a questo tema e quindi è un grande Certo. vantaggio che si può avere proprio dal punto di vista meramente commerciale. Mhm. Si può migliorare nel coinvolgimento, aiuta a migliorare ovviamente anche nel coinvolgimento con appunto i clienti, Mhm. educare i clienti sul significato di una certificazione sui benefici ambientali porta sicuramente a dei vantaggi di carattere competitivo all'azienda che lo fa. Iniziative eco-friendly oramai si sprecano, no? Sul nostro Mhm. territorio, Mhm. quindi facciamo questa iniziativa e sono sicuramente tutti valori aggiunti anche in termini proprio di brand, in termini di valore di brand, di valore commerciale che le aziende possono ottenere con una certificazione di carattere ambientale. Mhm. Mhm. Chiarissimo. Hai anticipato un po' quella che è la prossima domanda, quindi vuoi fornire qualche spunto, qualche esempio, storia di successo di imprese turistiche che hanno fatto domanda, insomma, che hanno Certo, ce ne avviato sarebbero l'iter e moltissime. conseguitelo. Sì, sì, ce ne Mhm. sarebbero moltissime in realtà. Ora immagino che non è che possiamo stare qua a fare un elenco di tutte le storie di successo delle aziende che hanno scelto, le aziende nel No, settore no, 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 turistico hanno giusto scelto di. un breve campionario. Esatto. A me vengono in mente, tanto per rimanere nel nostro paese e per rimanere su uno degli standard che abbiamo citato, no, all'inizio di questo podcast, l'hotel Virgilius Mountain Resort, che è un famoso hotel nel nostro paese, in Italia, che in regione alpina, quindi un hotel di montagna, che ha ottenuto molti anni fa una certificazione ISO 14001, la sta portando avanti con chiaramente grande continuità e si può dire che da un punto di vista, se vogliamo rimanere nel discorso appena affrontato, no, di quali sono anche i vantaggi in termini di mercato, quindi può portare alla certificazione ISO 14000, sta avendo degli ottimi risultati perché si rivolge sempre più ad una clientela di nicchia che è interessata al turismo sostenibile. Gli ultimi dati che Mhm. Mhm. avevamo di questa organizzazione erano dati assolutamente rilevanti, quindi ad esempio riduzione dei costi energetici, ecco, questa è una cosa che non va sottovalutata, no? Una riduzione dei costi energetici del 30% rispetto al periodo ante certificazione, quindi immaginate che oggi col costo di energia che abbiamo, qual è il vantaggio per un'organizzazione di risparmiare una Enorme, percentuale di questo enorme. tipo? E a fronte di un aumento di prenotazioni del 20%, proprio perché, questi sono dati che sono stati pubblicati, Sì, sì, no? sì, sì, sì. È proprio perché il cliente, la clientela ha apprezzato e ha condiviso questa politica, no, di tutela dell'ambiente. Esistono anche Mhm. un sacco di altre certificazioni, scusate, un sacco di storie di successo anche fuori dall'Italia. Mi viene in mente un altro hotel in Scandinavia, credo in Svezia, che si Mhm. chiama Scandic Hotel, Mhm. che si è certificato secondo uno standard privato. Qua, come vi dicevo prima, ora noi stiamo parlando principalmente di questi due standard ISO, no? Sì, ISO sì, 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 14001, sì. ISO 21401, Mhm. ma Mhm. Mhm. esistono tanti prodotti certificativi, tante etichette più o meno validi,
Ok. molti quali molto validi, come questa certificazione di questo hotel, che è una certificazione, un ecolabel svedese, se non ricordo male, si chiama Nordic Swan, Ok. cigno nordico. Anche questo ha avuto, dati alla mano, un miglioramento, un aumento del 25% delle prenotazioni da parte della clientela dopo aver ottenuto la certificazione, e ha stato Mhm. ridotto in maniera significativa il costo dei consumi idrici e il costo della gestione dei rifiuti di questo Mhm. hotel Mhm. dopo la certificazione. Stiamo parlando di anche percentuali, anche in questo caso molto rilevanti. Questi sono due esempi, però ce ne potrebbero essere una valanga, anche in realtà che non necessariamente sono di hotel di grandi dimensioni che si rivolgono a un certo tipo di clientela, ma anche a organizzazioni operanti nel settore turistico sicuramente ehm, meno grandi, Sì, meno sì. strutturate, anche insomma, realtà anche più piccoline che hanno avuto degli obiettivi, cioè dei vantaggi obiettivi, no, da queste certificazioni. Mhm. Mi ricollega un passaggio della risposta, questa è una curiosità personale, quindi ci sono anche come dire, c'è un board internazionale che in qualche modo uniforma e riconosce, accredita le varie certificazioni esistenti, oppure, cioè, nel senso, ci sono anche su iniziativa privata e, cioè, Sì, come funziona poi il... entrambe le cose, no? Ok. Gli standard ISO che stiamo citando, così come tanti altri standard, sono standard che rispondono ad un processo realizzativo di scrittura e di accreditamento molto rigoroso, come stavi citando tu adesso, no? ISO è un'organizzazione internazionale, Sì, International sì. Standard Organization, che ha Standardization Organization, che ha sede in Ginevra, dove partecipano tutti i paesi del mondo ONU, per capirci, e esistono commissioni tecniche che sviluppano questi standard. Da lì Mhm. le certificazioni di questi standard entrano all'interno di un processo di accreditamento in maniera tale da assicurare che gli organismi come BMC, che rilasciano certificazioni in questo tempo, scusatemi, in riferimento a queste normative, a questi standard, siano accreditati all'interno di un sistema di accreditamento riconosciuto a livello globale, Mhm. eh, con accordo chiaramente da tutti i paesi che partecipano a questi meccanismi di accreditamento. Quindi l'ente che Mhm. rilascia è a sua volta accreditato da un ente di accreditamento, che a sua volta partecipa ad una associazione, ad un forum di organismi di accreditamento nazionali di tutti i paesi d'Europa, di tutti i paesi del mondo, e quindi il meccanismo di accreditamento molto rigoroso, molto stringente è questo. Gli standard privati, che non significa che in quanto privati siano meno autorevoli e meno, diciamo così, meno efficienti, meno efficaci per le aziende che li scelgono, sono Mhm. standard che vengono emessi da organizzazioni private. Mhm. Normalmente parliamo di fondazioni, associazioni, no? Ok. Che diciamo così, incentivano in questo caso, no, la cultura della sostenibilità ambientale, Mhm. e che a loro volta dipende dai casi. Alcune fanno un accreditamento di organismi di certificazione in maniera unilaterale, quindi siamo noi che facciamo lo standard e accreditiamo; in altri casi si rivolgono ad organizzazioni di accreditamento che nel frattempo sono nate, che sono organismi che operano sul territorio e per rilasciare l'accreditamento a quegli enti che intendono accreditarsi per rilasciare certificazioni anche di carattere ambientale. Ma è tutto un sistema assolutamente oramai consolidato, Ok. Ok. rodato a livello più che europeo ed extraeuropeo, anche al di fuori dell'Europa. Il meccanismo è questo. Ok, chiarissimo. Ultima domanda per chiudere, Andrea. Sì, Quali consigli daresti a aziende che stanno considerando di intraprendere un iter per l'ottenimento della certificazione? sì, allora, in particolare la piccola e media impresa, perché penso che il target sia abbastanza orientato verso la piccola e Sì, media sì, impresa, no? Ecco, sì. più che questo io direi che un'azienda deve intraprendere un iter di certificazione ambientale in maniera consapevole. Questo è in linea di massima il principio. Consapevole cosa vuol dire? Sapere esattamente perché lo sta facendo e quali sono gli obiettivi di miglioramento che si aspetterà da questa certificazione. E Mhm. ovviamente per fare questo, la prima cosa che un'azienda deve fare, l'abbiamo detto anche prima, è una autovalutazione iniziale, domandarsi chi siamo, cosa facciamo,
qual è l'impatto ambientale che ha la nostra azienda, come questo impatto ambientale potrebbe essere, se potrebbe essere migliorabile, come potrebbe essere migliorabile, insomma identificare le aree di miglioramento da affrontare. Mhm. Dopodiché scegliere la certificazione, quindi fare una scelta. Si diceva prima, gli standard sono tanti, in realtà ora stiamo solo parlando di 2 standard, ma potrebbero esserci anche altri che possono essere rilevanti per le aziende, insomma, quindi fare una scelta consapevole, facendosi aiutare anche da esperti, per capire in base, in ragione dell'essenza dell'organizzazione, qual è lo standard più adeguato. Mhm. E poi, una volta fatta questa scelta, iniziare a coinvolgere il personale. Ecco, un grande errore che notiamo talvolta, un certo tipo di frequenza nelle organizzazioni che si affacciano alle certificazioni di carattere ambientale, sono il fatto che è una strategia che viene portata avanti, una scelta che viene strategica, che viene portata avanti da parte del management, ma poi manca informazione e coinvolgimento del personale. Quindi si vanno durante l'audit di certificazione a intervistare delle persone che non sanno poco e niente di questa iniziativa. È un errore grossolano, mi permetto di dire, Ok. un po' per fretta non vengono coinvolte. Ma perché è un errore grossolano? Perché poi sono le persone che lavorano all'interno dell'azienda che devono adottare quei piccoli accorgimenti che portano ai grandi risultati in termini ambientali. Quindi il coinvolgimento del personale è fondamentale per affrontare un percorso di questo tipo. Una pianificazione realistica. Quante volte mi sono sentito dire: "Ah, abbiamo bisogno di certificarci, ma fra un mese e mezzo ci serve il certificato perché dobbiamo partecipare a un bando di gara importante". No, non funziona così, non può funzionare così, perché non riuscirete mai ad arrivare in un mese e mezzo ad aprire una norma, studiarvela, implementarvela con dei processi efficienti e quindi certificabili, e quindi bisogna pianificarla con tempo. Non bisogna aspettare, mi viene da ridere, è uscito il bando, mi certifico. No, non è una visione strategica di un imprenditore, mi permetto di dire, no? Sì, 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 chiaro, L'imprenditore che chiaro. ha una strategia e dice: attenzione, questo è un mercato che ci sta portando verso una sempre maggior crescente richiesta di certificazioni. Quindi lo voglio strategicamente fare, sì, e investo per farlo, e investo per quei mercati dove viene richiesta e dove posso fare selezione della concorrenza. Questo è un approccio imprenditoriale strategico corretto. Non è uscito un bando, devo fare la certificazione, perché non otterrai la certificazione, perderai comunque quel bando e avrai speso anche dei soldi. Quindi insomma, formazione adeguata. Ecco, direi che formazione adeguata è l'ultimo passaggio importante, come anche altri ce ne potrebbero essere, ma la formazione adeguata delle persone è importante. Dicevamo, coinvolgiamo le persone che devono aiutarci all'interno della mia azienda, della mia organizzazione a ottenere, no, questi risultati che ci portano alla certificazione, ma ovviamente informarli non basta. Bisogna poi, una volta stabilito quali sono le loro misure, le misure che ognuno dei rappresentanti di questa azienda devono osservare, bisogna che queste misure gli vengano spiegate e gli venga spiegato come dovrebbero lavorare per conseguirle. Quindi la formazione del personale. La collaborazione con degli esperti, consulenti, eccetera, non è obbligatoria, ma io ribadisco, se sto parlando ad una piccola e media impresa, mi sentirei di dire sì, cercate, scegliete un professionista serio, come tanti fortunatamente nel nostro paese ce ne sono, che vi possa supportare nell'implementazione. È un costo che sembra in più, in realtà ragionevolmente poi Nel la lungo termine è un costo in consulenza meno. fatta a lungo termine risparmiamo tanto di quel tempo che ci è convenuto pagare un professionista, ma non che ci metta su un sistema al posto nostro, ma che ci dia una grande mano nel realizzarlo. Ecco. Grazie mille Andrea, è stata un'ora piacevolissima, devo dire, hai chiarito anche personalmente tanti innumerevoli dubbi, insomma, su un mondo tanto affascinante quanto da scoprire. Desidero ringraziarti anche a nome dell'intero consorzio Star Growth per il contributo apportato, progetto che ricordiamo essere finanziato dal Single Market Program dell'Unione Europea. A tutti voi, non perdete la prossima puntata della serie e qualora non lo faceste già, vi invito a seguirci tramite le pagine social del progetto e tramite il nostro sito www.stargrowth.eu. Alla prossima! Grazie Federico, grazie a tutti. Avete ascoltato il podcast Star Grow, progetto cofinanziato dal Single Market Program dell'Unione Europea. Ascolta tutte le puntate seguendo i nostri canali e il sito web www.stargrow.eu.